Sigla! Sono abbastanza certo che, facendovi vedere questi celebri dipinti, nessuno li metterà in correlazione considerando un aspetto specifico, l'orientamento del viso. Se vi chiedessi qual è il lato che mostrate normalmente quando vi viene scattato un ritratto, riuscireste a dare una risposta certa? Probabilmente no, perché le cose che ci vengono naturali non le notiamo quasi mai. Di solito mostriamo il nostro lato sinistro. Se andate a cercare i classici yearbooks scolastici, quelli di fine anno con i ritratti degli studenti, vedrete che la maggioranza dei visi sono ruotati verso destra, mostrando la parte sinistra. Le motivazioni sono molteplici, ma ci sono alcuni fattori che non possono essere messi in discussione. Il nostro cervello, come tutti sappiamo, è diviso in due aree distinte. Quella sinistra è più analitica, mentre quella destra è più creativa. Quella sinistra controlla la parte destra del corpo, mentre la parte destra ovviamente fa l'opposto. Quindi è stato ipotizzato che nel lato sinistro del viso si riesca a mostrare meglio le emozioni. Allora ho provato con me. A sinistra riesco a fare l'occhiolino e a muovere facilmente sia la bocca che la guancia. A destra non riesco a chiudere l'occhio e i movimenti in generale sono più macchinosi. Generalmente l'occhio che non riusciamo a chiudere è quello dominante. Circa il 70% della popolazione ha una dominanza nell'occhio destro. Per scoprire qual è il vostro occhio dominante, allungate le braccia, avvicinate le mani in modo da lasciare un pertugio e inquadrate qualcosa. Poi chiudete a turno i due occhi. Con uno riuscirete a vedere l'oggetto sul quale vi eravate focalizzati, mentre con l'altro vedrete un punto più a destra o più a sinistra nello spazio. Volendo approfondire la questione, bisognerebbe aggiungere che probabilmente essere destrorsi o mancini può anch'esso avere un impatto su questo discorso. Un musicista, non esattamente con tutti gli strumenti, ma delle impugnature diverse a seconda che sia destrorso o mancino. Io da destro suono la chitarra in questo modo, ma se fossi mancino ne userei una rovesciata. Ma i lati del nostro cervello sono sempre quelli e non si invertono. Allora mi viene in mente un atleta che ha fatto qualcosa di assolutamente atipico, riuscendo in un involontario esperimento sociale. Rafa Nadal, uno dei più grandi tennisti della storia. Nadal gioca con il braccio sinistro, ma non è mancino. Nella vita di tutti i giorni il suo braccio dominante è il destro. Per chi ha anche solo una piccola conoscenza di questo sport, sa che i mancini hanno delle caratteristiche ben precise, evidenziate in modo esemplare quando colpiscono di dritto. Dato che non è una puntata sul tennis, mi limito a dire che quel colpo, ma non solo quello, è anomalo, diverso dall'esecuzione dei destrorsi. Basta vedere altri esempi, McEnroe, LeConte, Shapovalov e praticamente tutti gli altri con varie gradazioni. Questo mi riporta ai due lati del cervello. Quella creativa è la parte destra ed è quella che comanda il lato sinistro del corpo. Questo non deve dimostrare assolutamente nulla, ma certamente vi invita a ragionare. Tra l'altro mi torna in mente la spiegazione data dal grande Rino Tommasi che diceva che questo poteva derivare, forse, dalla posizione del nostro cuore, a sinistra nel nostro corpo. Ma se invece trasportiamo questo discorso nel mondo della fotografia, ho cominciato ad analizzare molte mie fotografie per capire quale relazione ci potesse essere tra la mia percezione delle immagini a livello compositivo e il loro orientamento. Ho iniziato subito a notare qualcosa di certamente particolare. Il mio occhio dominante, come già detto, è il destro. Tutta la proiezione del mio corpo parte dal mio occhio destro, mentre la mia parte sinistra va in protezione, come nella guardia dei pugili. Ne risente tutto il mio corpo e alcuni di voi avranno notato purtroppo come la mia spalla sinistra sia spesso più alta di quella destra. Nel guardare le immagini ho quindi constatato come la mia attenzione finisca per incrociare il mio occhio nel fotogramma. Quindi dall'occhio destro mi trovo a guardare la parte sinistra del fotogramma e tutto ciò che si trova da quella parte dell'immagine finisce per essere amplificata. Prendendo questa immagine del famoso Wanaka Tree che ho scattato in Nuova Zelanda, ho constatato come, ribaltando l'immagine sul piano orizzontale, l'albero io lo percepisca come molto più storto
di quanto non sia dall'altro lato. L'impatto su di me è straordinariamente amplificato, non sempre in positivo. La questione però ha scatenato in me mille altre domande e ho deciso così di coinvolgere alcuni di voi in un test che ho ideato e dove ho voluto mettere in correlazione e in contrapposizione alcuni elementi. Qual è ad esempio l'impatto dell'occhio dominante sulla valutazione di un'immagine? Quanto spesso essere mancini coincide con la dominanza dell'occhio sinistro? L'80% delle persone che hanno fatto il test sono destrorse, il 6,5% mancine e quasi il 13% ambidestre. Partendo da queste percentuali, meno del 60% ha un occhio destro dominante. Quelle che usano entrambi gli occhi sono attorno al 7% e persone con occhio sinistro dominante addirittura al 35%. Questo mi ha sorpreso onestamente moltissimo, perché pur sapendo che la percentuale mondiale di persone con dominanza nell'occhio sinistro fosse al 30%, pensavo che essa fosse più legata al fatto di essere mancini. Nella ricerca di valori che potessero accomunare coloro che da destrorsi hanno la dominanza nel sinistro, ho trovato una totale comunanza in due risposte di questo test. In questa immagine scattata a Valencia, tutti i destrorsi, con occhio dominante però a sinistra, ed erano ben 8, hanno scelto l'immagine in alto come più piacevolmente composta. Se considerate che la percentuale totale era di 60-40 a favore di quella immagine, capirete come l'occhio dominante abbia svolto un ruolo assolutamente preponderante nella scelta. Era difficile scorgere la differenza, ma l'asimmetria era, nell'immagine in alto, spostata leggermente verso destra. Questo nella mia teoria, che in primo luogo ho sperimentato su di me, continua a farmi pensare che l'occhio dominante finisca per spostare la sua attenzione nel campo visivo nell'area opposta, similmente a quello che fa il cervello fisicamente con il nostro occhio. Un altro dettaglio che ha accomunato questa categoria di persone riguarda sempre questa immagine. Nella domanda successiva ho chiesto se la stessa immagine, con uno sfondo diverso, fosse più luminosa, scura o assolutamente identica. Tutti hanno sostenuto fossero identiche, tranne un caso. Qui il tutto è ancora più impattante, dato che la percentuale totale supera di poco il 50%. Questo è un discorso che meriterebbe un ulteriore approfondimento. Solo il 20% del totale degli intervistati ha notato come l'immagine in basso non fosse né identica né più scura, ma addirittura più luminosa. Ovviamente è stato lo sfondo nero che, come previsto, ha ingannato quasi tutti. In questa immagine che ho specchiato presentando le due in questo modo, ho lasciato libertà di commento. Oltre i 2/3 di chi ha commentato ha descritto l'immagine in basso come più aperta e con un maggiore senso di ampiezza e luminosità. Senza una correlazione precisa con l'occhio dominante, io stesso percepisco nell'immagine di destra una chiusura nella zona della montagna. Alla domanda se questa immagine orientata a destra o a sinistra avesse un impatto diverso, 3 persone su 4 hanno detto di sì. Quando ho chiesto quale di queste due immagini fosse inclinata, le risposte si sono equamente divise, perché no, nessuna delle due immagini era in pendenza. Io personalmente però percepisco una sensazione di disagio guardando quella a sinistra e se avessi votato senza conoscere l'immagine originale avrei probabilmente optato per quella di sinistra. In quest'altra immagine ho chiesto quale sembrasse più equilibrata e anche qui il risultato è stato quasi in pareggio. Da questo dato ho ricavato la convinzione che in assenza di elementi polarizzanti sparsi su tutto il frame, probabilmente la differenza è meno forte nei due orientamenti destra-sinistra, cosa che ho notato anche in queste mie immagini che non mutano troppo quando vengono ribaltate. Il mio obiettivo di oggi era il farvi guardare queste immagini e voi stessi in un modo diverso e spero davvero di esserci riuscito perché per me è stato incredibilmente stimolante realizzare questa puntata e se vi è piaciuta ne realizzerò di simili in futuro coinvolgendovi. Come sempre un like è solo un piccolo movimento del vostro indice, forse del vostro pollice, ma un importante passo per il canale, al quale vi ricordo di iscrivervi e, perché no, di attivare le notifiche, così saprete quando la mia brutta faccia tornerà online. Grazie.